11 luglio 2021. Un'intera nazione si ferma. L'Italia è campione d'Europa. Dopo anni di delusioni e critiche, la nazionale di Roberto Mancini riporta gli azzurri sul tetto d'Europa. Un'impresa che ha fatto sognare milioni di italiani. Ma come siamo passati dalla gloria di quella notte londinese al fallimento dell'Europeo 2024? Questa è la storia di un'ascesa che si è trasformata in una caduta. La vittoria dell'Europeo 2021 non è stata solo un trionfo calcistico, ma un riscatto per tutto il paese. Dopo la mancata qualificazione ai mondiali del 2018, l'Italia era caduta in una crisi profonda. Roberto Mancini, nominato commissario tecnico nel maggio 2018, ha trasformato una squadra in difficoltà in un collettivo capace di esprimere un calcio a tratti spettacolare e soprattutto vincente. Sembrava l'inizio di una nuova era per il calcio italiano. Ma dietro i sorrisi e i festeggiamenti, le prime crepe cominciavano a emergere. La qualificazione ai mondiali 2022, che doveva essere una formalità, si trasforma in un incubo. L'Italia, dopo un girone di qualificazione pieno di pareggi inaspettati, si trova costretta a disputare i play-off. E lì l'incredibile si realizza. Gli azzurri vengono eliminati dalla Macedonia del Nord. È finita, l'Italia perde 1-0 in casa contro la Macedonia del Nord, viene eliminata dal mondiale, sembra una maledizione. Mancini comunque decide di restare al timone. L'obiettivo suo è quello di ricostruire una squadra competitiva per l'Europeo 2024. Le sfide di certo non mancano. I giovani faticano a giocare nei club e alcuni dei veterani che avevano trascinato l'Italia al successo dell'Europeo 2021 iniziano a mostrare segni di declino. A gennaio 2023, a poche settimane dall'inizio delle qualificazioni, l'Italia perde uno dei suoi simboli più amati, se non il simbolo stesso della vittoria all'Europeo, Gianluca Vialli. Con la sua scomparsa, la nazionale perde un punto di riferimento cruciale. Un campione capace di motivare un'intera squadra con i suoi discorsi ispiratori. Roberto Mancini non perde solo un assistente prezioso, ma soprattutto un amico, un fratello. L'abbraccio tra Vialli e Mancini al momento della vittoria dell'Europeo rimane un'immagine indelebile nei cuori di tutti gli italiani. Nel mezzo del percorso verso gli Europei del 2024, un terremoto inaspettato scuote la nazionale. Un'indiscrezione di Libero di pochi minuti fa è stata confermata. Roberto Mancini si è dimesso, non è più l'allenatore della nostra nazionale dopo aver vinto l'Europeo 2 anni fa. Con Mancini in partenza la FIGC si trova costretta a prendere una decisione rapida ma decisiva. Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, viene scelto come nuovo commissario tecnico. Un tecnico di grande esperienza e intelligenza tattica, ma che eredita una squadra ancora in costruzione e con pochi mesi per prepararsi al grande appuntamento di Euro 2024. Nonostante le grandi difficoltà, l'Italia riesce a qualificarsi per gli europei, conquistando il secondo posto nel girone, a pari merito con l'Ucraina. Solo grazie agli scontri diretti, gli azzurri strappano la qualificazione diretta. Le convocazioni di Luciano Spalletti suscitano sorpresa e alcune polemiche. Spalletti è stato costretto a fare i conti con gli infortuni di Berardi, Udogie e Scalvini, oltre alla squalifica di Tonali. Il quadro era già difficile, ma il vero colpo di scena arriva subito nei primi secondi della prima partita del torneo, contro l'Albania. Dopo neanche 30 secondi dall'inizio, un errore di Di Marco porta l'Albania in vantaggio. Cominciamo malissimo, dopo 28 secondi siamo sotto e il gol è di Bayrami. L'Italia mostra carattere e in soli 15 minuti ribalta il risultato, prima con il pareggio di Bastoni e poi con il gol in vantaggio di Barella. Nel secondo tempo però l'Albania cambia marcia e mette più volte in difficoltà gli azzurri, con Donnarumma costretto a salvare la partita all'ultimo minuto.
La seconda partita contro la Spagna è quella che spezza psicologicamente le speranze italiane. Per 90 minuti la Spagna domina in maniera schiacciante, vincendo solo 1-0 a causa di un autogol di Calafiori. Il risultato poteva essere molto più severo, con un'Italia che appare priva di idee di gioco. Arriva l'ultima partita del girone contro la Croazia. All'Italia basta un pareggio per qualificarsi come seconda del girone. La partita è segnata da un rigore assegnato alla Croazia. Donnarumma riesce a parare il rigore, confermandosi il migliore del nostro torneo. Altra palla dentro che passa a Ciccione. Modric, è incredibile, trovano il gol un minuto dopo che Gigio aveva parato un rigore e ha fatto un altro miracolo. Incredibile. L'Italia è costretta a inseguire e all'ultimo secondo Zaccagni segna il gol del pareggio, che vale la qualificazione agli ottavi. Il piede, Calafiori, Zaccagni! Zaccagni! Il miracolo di Zaccagni! Con molte difficoltà l'Italia si qualifica agli ottavi, dove però trova una Svizzera in forma che domina un'Italia senza motivazioni, vincendo 2-0 e ponendo fine al nostro disastroso cammino agli europei. La forza del gruppo che ci aveva fatto trionfare nel 2021 sembra svanita. Il gioco di Spalletti tanto atteso non è emerso se non in rare occasioni. Nonostante il fallimento azzurro, Spalletti conferma la sua permanenza sulla panchina e Gravina mantiene la sua posizione di presidente della FIGC. Ma le domande tra gli italiani sono tante. Cosa è successo dopo la vittoria dell'Europeo? Come può una nazione come l'Italia non qualificarsi per 2 edizioni consecutive dei mondiali? Ora ci attendono altri impegni importanti e il popolo italiano chiede a gran voce notti magiche.